Immaginate di scoprire che la persona che amate vi tradisce proprio durante le feste natalizie. Questo è esattamente ciò che è successo al protagonista di oggi, che ha trovato una soluzione davvero sorprendente. Restate con noi fino alla fine per scoprire ogni dettaglio di questa storia incredibile. Ho scoperto che mia moglie mi tradiva con il suo fidanzato del college. L'ho scoperto accidentalmente imbattendomi in uno dei suoi account sui social media mentre usavo il suo laptop. Lei usava raramente quell'account e, con mia sorpresa, si era dimenticata di disconnettersi l'ultima volta. Nei suoi messaggi ho trovato centinaia di scambi tra mia moglie e il suo ex che risalivano ad agosto, quando si erano incontrati casualmente in un caffè. Per darvi un contesto, mia moglie e il suo ex si sono frequentati per tutto il college, ma si sono lasciati quando mia moglie è andata a fare il master fuori stato e lui si è trasferito a Chicago per lavoro. La rottura era stata idea di mia moglie, poiché pensava che la distanza sarebbe stata troppo difficile da gestire. Aveva intenzione di fare solo una pausa temporanea, ma è diventata permanente quando lui ha iniziato a frequentare qualcun altro a Chicago. Questo ha devastato mia moglie, poiché aveva sempre pensato che sarebbero finiti insieme. La loro rottura è ciò che ha portato mia moglie e me a stare insieme. Ci siamo incontrati tramite amici comuni, abbiamo iniziato a parlare, uscire e sviluppare una stretta amicizia. Ero molto concentrato sulla mia carriera all'epoca, quindi la nostra relazione è progredita lentamente, con mia moglie che solitamente prendeva l'iniziativa. Dopo 3 anni di frequentazione ci siamo trasferiti a vivere insieme e poi ci siamo sposati 2 anni dopo. Se me lo avessi chiesto prima di tutto questo, avrei detto che mia moglie e io avevamo un matrimonio meraviglioso. Comunichiamo bene, litighiamo raramente e ci godiamo la compagnia reciproca. Ero follemente innamorato di mia moglie e immaginavo di invecchiare insieme a lei. Questi sentimenti sono evaporati quando ho letto i suoi messaggi con il suo ex. È stata un'esperienza surreale e straziante. Mi sono chiesto come avrei potuto mai fidarmi di qualcuno di nuovo se la persona di cui mi fidavo di più poteva tradirmi in questo modo. Dopo il loro incontro casuale al caffè, mia moglie ha contattato il suo ex e hanno iniziato a scambiarsi messaggi regolarmente, con mia moglie che solitamente prendeva l'iniziativa. Diceva cose come «Vederti ha riportato alla mente tanti ricordi meravigliosi e non posso credere quanto sei ancora bello». All'inizio lui sembrava pensare che stessero solo recuperando il tempo come vecchi amici, ma era chiaro che mia moglie voleva di più. Ha portato le cose più avanti chiedendo di vedere il suo appartamento. Lui era esitante, dicendo che era disordinato, ma lei lo ha persuaso, assicurandogli che non avrebbe giudicato. Mia moglie è passata da lui pochi giorni dopo durante la pausa pranzo e lì hanno riacceso la loro storia. Lo so perché si sono scambiati messaggi espliciti dopo, parlando di quanto fosse stato incredibile. Alcuni dettagli chiave. Dopo la fine della sua relazione a Chicago, il suo ex si era trasferito nella città in cui vivevamo io e mia moglie. Il suo appartamento era vicino all'ufficio di mia moglie. Non so se fosse intenzionale da parte sua o meno. Di solito si incontravano a casa sua durante l'ora di pranzo di mia moglie, ma lei si è anche allontanata alcune volte nei fine settimana, dicendo che doveva fare delle commissioni. È sorprendente il livello di inganno coinvolto nell'avere una relazione extraconiugale. Mentre sto raccontando questo piuttosto freddamente, ero un relitto assoluto quando tutto questo stava accadendo e ho ancora degli incubi al riguardo. Una piccola consolazione è che nei messaggi mia moglie non ha mai parlato male di me e nemmeno il suo ex. Anzi, parlava di quanto fossi un marito e un padre straordinario e di quanto mi amasse. Tuttavia, suppongo che a un certo livello questo abbia reso il tradimento ancora più doloroso. Circa una settimana prima di Natale, mia moglie ha detto al suo ex che doveva concentrarsi sulla famiglia durante le vacanze e che avrebbero dovuto sospendere le cose fino al nuovo anno. Lui era d'accordo, poiché sarebbe andato a trovare i suoi figli a Chicago per qualche settimana. Quindi i loro messaggi si sono interrotti a dicembre, quando li ho trovati accidentalmente. In qualche modo sono riuscito a bloccare il pensiero della relazione e rendere le vacanze speciali per le nostre 2 figlie, il genero e la nuova nipotina che stavano tutti con noi. Avere la famiglia intorno mi ha aiutato a distrarmi da tutto. Dopo il Capodanno speravo segretamente che mia moglie non contattasse più il suo ex.
Ho anche brevemente considerato di spazzare tutto sotto il tappeto se non lo avesse fatto. Ma il giorno dopo che i nostri figli sono partiti, lei lo ha contattato immediatamente. Lui ha risposto subito che sarebbe tornato in città tra 2 settimane e hanno pianificato il loro prossimo incontro. Questo ha solidificato la mia decisione su cosa dovevo fare. Il giorno dopo ho incontrato un avvocato per il divorzio e ho detto che volevo procedere con il divorzio il prima possibile. Volevo servire mia moglie con i documenti a casa del suo amante. L'avvocato mi ha esortato a prendere le cose con calma e a riflettere bene, ma ero deciso. Ha redatto a malincuore i documenti in modo che fossero pronti per il prossimo incontro di mia moglie con lui. Nelle ultime settimane del nostro matrimonio, mia moglie è stata incredibilmente affettuosa e ha continuato a cercare di iniziare intimità. Ho rifiutato i suoi approcci un paio di volte, ma poi, una sera, mi ha accolto alla porta senza vestiti. Mia moglie è ancora molto attraente e ha un corpo meraviglioso. Contro il mio miglior giudizio ho ceduto, pensando che tanto valeva rendere memorabile l'ultima volta, poiché probabilmente sarebbe stata l'ultima. Questo è stato un grave errore, dato il rischio di malattie sessualmente trasmissibili e il tradimento della situazione. Siamo stati intimi altre volte, più o meno 4, con la speranza segreta che forse lei avrebbe interrotto le cose con lui, ma non lo ha fatto. Mentre mia moglie era con il suo ex, ho spostato le mie cose in un appartamento a breve termine che avevo trovato. Il mio capo è stato incredibilmente di supporto quando gliene ho parlato, poiché anche lui aveva passato un brutto divorzio. Il suo unico consiglio è stato di prendere tempo con le decisioni. Ho anche informato le nostre figlie e la mia famiglia prima che mia moglie potesse farlo. Entro un'ora dalla notifica dei documenti, mia moglie ha iniziato a contattarmi freneticamente. Ho aspettato un po' prima di rispondere, poiché avevo bisogno di spazio per elaborare. Quando finalmente abbiamo parlato, era sconvolta e pentita. Sospetto che sapesse immediatamente di aver distrutto il nostro matrimonio irreparabilmente, ma ha comunque cercato disperatamente di salvarlo. Abbiamo parlato per ore quella settimana e ha mandato innumerevoli messaggi. Ha giurato che era la prima volta che tradiva e che non lo avrebbe mai più fatto. Ha implorato perdono e ha detto che avrebbe fatto qualsiasi cosa, firmato qualsiasi cosa, accettato qualsiasi cosa se l'avessi ripresa. È stato un periodo profondamente emotivo per entrambi e ero così stressato che pensavo di avere un infarto. Ma per grazia di Dio sono riuscito a superarlo senza problemi di salute. I genitori di mia moglie e i nostri figli alla fine l'hanno convinta ad accettare l'accordo di divorzio. Dopo un matrimonio lungo come il nostro, i beni sono stati divisi equamente, ma mia moglie ha offerto di darmi la sua intera parte. Ho rifiutato poiché volevo solo lasciarmi tutto alle spalle. Era distrutta dal divorzio e siamo stati davvero preoccupati per il suo benessere per un po'. Per fortuna ha iniziato a riprendersi gradualmente, ma ha continuamente espresso un profondo rimorso e vergogna, dicendo che avrebbe fatto qualsiasi cosa per riavermi. Abbiamo venduto la casa e ho comprato una grande e bella casa. Mia moglie ha vissuto brevemente in un piccolo appartamento, ma poi si è trasferita in un luogo vicino a casa mia, il che mi preoccupava. Anche ora ci sentiamo abbastanza spesso, principalmente per parlare delle nostre figlie e della nipotina. Nonostante tutto, una parte di me amerà sempre mia moglie, ma ora più come un genitore ama un figlio. Attualmente sono in una nuova relazione promettente che vedo portare a un matrimonio e più figli tra qualche anno. Spero che mia moglie trovi felicità e pace prima di allora. All'inizio pensavo che avrebbe potuto finire con il suo ex, ma ha tagliato tutti i contatti con lui una volta che la relazione è venuta alla luce. Lui si è trasferito di nuovo a Chicago non molto tempo dopo. I miei amici pensano che sia pazzo a preoccuparmi per il benessere di mia moglie, ma non posso farci nulla. L'ho perdonata e sono andato avanti. Sono davvero felice nella mia nuova vita, ma ho passato quasi 3 decenni con questa donna. Non posso comportarmi come se non fosse mai esistita o non avesse importanza per me. Voglio che entrambi guariscano, costruiscano nuove vite e trovino di nuovo gioia. Beh, tutto quello che posso dire è che se vieni sorpreso a tradire il tuo partner, preparati alle conseguenze e a volte quelle conseguenze possono essere gravi.
Grazie per aver guardato questo video. Cosa fareste se scopriste un tradimento così devastante? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale per non perdere le prossime storie incredibili. Alla prossima!